musica è una chiave, ed è una chiave d'accesso a questo regno contiguo al nostro, che è il regno di Helu. I personaggi attraverso la musica hanno la possibilità di varcare questi portali che sono sorvegliati da un essere che è un essere fattato. Musicista, compositore, cantante, polistrumentista. Spazia tra arpa celtica, chitarra, flauti, cornamuse, percussioni e tastiere ed è un esperto frequentatore e cultore dell'universo fantasy. As I stand by the side of the misty forest. Ospite al primo Tolkien Studies Day di Sarzana nel luglio 2022, vi ha tenuto un concerto con letture, eseguendo con l'arpa alcune delle sue composizioni originali basate sulle poesie dell'autore del Signore degli Anelli, come l'inno elfico Elbereth, cantato in una delle molte lingue immaginate da Tolkien, il Sindarin. Di recente ha pubblicato il suo primo romanzo, Elugea, il racconto di una stella foglia, nel quale rivisita il classico tema delle dimensioni parallele in chiave spiritualista, musicale ed ecologica. Per dialogare del libro e dell'immaginario tolkieniano, Wonderland ha incontrato l'autore, il poliedrico Alessandro Arturo Cucurnia, in arte Artuan Rebis. I miei album musicali sono sempre stati pregni di riferimenti letterari, riferimenti a tradizioni spirituali, a simbolismo, mitologie, e quindi ho sempre avuto la necessità di produrre dei concept album, ecco, con una dimensione narrativa e simbolica molto importante, fondamentale. Un nuovo filone letterario, la fantasy, è il protagonista di un boom editoriale senza precedenti nel suo genere. Elfi e gnomi, eroi e principesse, giganti e nani di gulliveriana memoria, la lotta contro le forze del male e la vittoria di quelle del bene sono gli ingredienti antichi delle favole di oggi. Per tanti anni ho cestinato varie idee di romanzi. In questo caso è stata un po' una folgorazione. Chiaramente ci sono dei legami con la cultura fantasy classica e con Tolkien. Non solamente perché la casa editrice è una casa editrice e per edizioni specializzata su Tolkien e sugli autori classici del fantasy, ma anche perché io sono un amante di Tolkien e sono un amante anche di tutte quelle che sono le fonti che hanno ispirato Tolkien. È una vicenda fantastica, popolata di maghi, gnomi, cavalieri del bene e spiriti del male, che Tolkien ha scritto ispirandosi alle leggende di un'antica civiltà, quella dei Celti. Tolkien, che è stato professore a Oxford ed è il maggiore studioso di letteratura inglese medievale, ha infatti una conoscenza profonda della mitologia dei Celti. Mentre in Tolkien c'è un impianto sotterraneo che lo connette al cattolicesimo, nonostante poi le sue fonti venissero anche da fonti pagane, nordiche, eccetera, eccetera. Tuttavia in questo romanzo, che è stato definito un romanzo eco-fantasy, eco-spirituale, no? Diciamo che ha molte connessioni anche con le culture orientali. Sono uno studioso di buddismo tibetano, per esempio, e in particolar modo io sono sempre stato affascinato da quella che è una cultura dell'invisibile. Fin da bambino, quando ho ereditato una valigia che conteneva un'enciclopedia, di parapsicologia, di tradizioni spirituali, esoteriche, dentro c'era di tutto, dalla teosofia ai monaci tibetani, anche tutte le iconografie, dal surrealismo fino ad arrivare a tutti gli illustratori e la pittura fantastica dal Medioevo in poi. Quindi sono nato e cresciuto con questo amore verso l'altrove, Per inaugurare questa passerella di Adventure Game abbiamo scelto un gioco che è uscito alcuni anni fa e che ha però fatto impazzire milioni di persone, il mitico Hobbit. Basato sul romanzo di Tolkien, Hobbit è la storia di un viaggio pieno di avventure ed imprevisti. Chiaro che nel pubblico del genere fantasy, soprattutto nelle ultime generazioni, c'è tanto interesse verso una dimensione ludica, verso la dimensione dei giochi di ruolo. Nel caso del mio libro ha una dimensione anche interattiva, perché ci sono i QR code
in cui uno nell'arco dello svolgersi della vicenda incontra queste canzoni dove c'è una chiave di violino e si va a ascoltare la musica direttamente su internet. Quindi è un po' una sorta di canzoniere, la mia voce potrebbe corrispondere a quella del protagonista, allora in quel senso lì. Però ci sono anche musiche più descrittive, ci sono degli elementi che vengono dalle tradizioni musicali, delle musiche arcaiche, delle musiche folk, mescolati chiaramente con altri suoni più moderni, però che diano una sensazione di un altrove, e un melange che si viene a creare poi va a costituire un sound che sì, può essere accostato a musiche celtiche, ma non soltanto. La mia formazione musicale è soprattutto legata alle musiche folk, alle musiche, allo studio dell'etnomusicologia. Ho avuto anche la fortuna di suonare con artisti molto più grandi di me, come Paolo Tofani e degli Aria, insomma, abbiamo fatto un singolo insieme. Un'altra voce da tenere d'occhio, una voce interessante, una voce usata come uno strumento, è quella di Alan Sorrenti, un cantante di origine napoletana e inglese che presenta una canzone intitolata, anzi un brano intitolato La mia mente. Quindi c'è anche l'influenza di certa musica cantautorale, ci sono influenze di cantautori anche inaspettati. Ora uno potrebbe dire Battiato, Yuri Kamisaska, ma c'è anche il primo disco di Alan Sorrenti, per esempio, era un capolavoro di un certo musica folk psichedelica. Artisti stranieri, poi ci sono anche dei canti gutturali che quindi sono vicini alle musiche mongoliche, musiche siberiane. Tra l'altro i canti armonici sono anche presenti nel libro. La musica è una chiave, ed è una chiave d'accesso a questo regno contiguo al nostro, che è il regno di Helu, perché Helugea significa il regno di Helu e il regno di Gea, che sarebbe il regno degli umani. Il regno di Helu è il regno degli Heludin. Quindi la musica è una chiave d'accesso per entrare in questo mondo contiguo. I personaggi attraverso la musica hanno la possibilità di varcare questi portali che sono sorvegliati da un essere che è un essere fattato. Ci sono degli alberi importanti che sono proprio dei personaggi, anche in Tolkien c'è questa cosa. Nel mio libro ci sono degli alberi che sono Baudril, sono alberi di mezzo, quindi vivono un po' di qua e un po' di là, sono custodi tra i due mondi. E per entrare in questi alberi, vi racconto un piccolo aneddoto del libro, gli Heludin usano un canto diplofonico, nel loro caso è triplofonico. Quindi ci sono delle note nascoste all'interno della nota fondamentale che vengono enfatizzate, no? Quindi in qualche modo si rende udibile ciò che non è udibile a un orecchio comune, come un po' svelare quell'invisibile. Gli Heludin sono degli osservatori delle tradizioni e delle culture umane, anche delle lingue umane. In qualche modo si influenzano anche la nostra cultura e la loro. Poi c'è anche una mappa. Questa mappa non soltanto accompagna il lettore nella dimensione orizzontale della vicenda, perché la dimensione orizzontale della vicenda parliamo di un mondo che è un hortus conclusus, quindi è un mondo circolare dove c'è questa soglia che in qualche modo lo separa dal mondo degli umani. Questa mappa è pregna anche di simboli, è pregna di geometrie sacre, e c'è una dimensione verticale, perché c'è una seconda mappa verticale, dove
gran parte della vicenda si risolve in quella dimensione. E poi ci sono dei temi fondamentali che sono un po' inediti nella cultura fantasy, che sono i concetti del karma, i concetti dell'interdipendenza e del superamento del dualismo, che invece è una cosa molto presente nella letteratura fantasy, no? E anche quella più da consumo, più veloce. Ma neppure in queste favole per adulti l'uomo di oggi riesce a dimenticare la propria condizione. I personaggi della fantasy sono sempre dubbiosi, incerti sugli sviluppi della loro avventura, non sempre sicuri di individuare quale sia la via da prendere e come distinguere le forze avverse da quelle benigne. I drammi collettivi della storia pesano tantissimo nel racconto. C'è un preambolo che risale all'epoca del bronzo, a quando, diciamo, prima dell'epoca del bronzo, quando le civiltà matrilineari, che erano prevalentemente pacifiche, sono state in qualche modo spianate dalle culture indoeuropee. Poi la storia è ambientata alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Diciamo che l'inquinamento, l'industrializzazione, le guerre, questo tipo di catastrofi influenzano quello che accade nel mondo degli Hellutin, perché il punto fondamentale è proprio l'interdipendenza che c'è tra le specie, quindi il messaggio fondamentale del libro è proprio quello del rispetto di tutti gli esseri.